Quando si comincia a fare animazione si pensa che una volta arrivati in villaggio si cominci subito a divertirsi. In realtà precede l'inizio della stagione la preparazione di tutto il villaggio, quindi l'allestimento di tutte le strutture, di tutte le attrezzature, eccetera eccetera. Cominciando dal primo giorno si arriva in struttura, si fa conoscenza con i colleghi che ancora non si conoscono, o comunque si rincontrano quelli con cui si è condiviso per esempio lo stage di formazione, e ci si sistema in stanza. Quindi si comincerà andando a sistemarsi negli alloggi, dando una pulizia sommaria e già cominciando a disfare le valigie. Si arriva in struttura di solito qualche giorno prima dell'apertura ufficiale, quindi può essere una settimana prima come può anche essere 3 o 2 giorni prima. Il tempo stringe. Si va in magazzino, di solito c'è sempre un magazzino dove sono state conservate le cose nella stagione precedente, e si comincia a selezionare tutto quello che andrà distribuito in giro per i vari reparti. Quindi si comincerà per esempio guidati dal capo sport alla pulizia, alla sistemazione del centro sportivo, magari montare le porte da calcetto o semplicemente sistemarle se non sono state smontate l'anno prima. E vanno montate tutte le reti, quindi la rete da calcetto, le reti da tennis, a volte i campi vanno anche ridipinti. Contestualmente il capo sport o il responsabile sportivo si occuperà di selezionare il materiale che servirà, quindi i palloni, le racchette da ping pong, le bocce, per fare un resoconto poi al capo animazione per dirgli cosa c'è e cosa manca. Stessa cosa vale per chi si occuperà delle ginnastiche, magari ci sono 2 ragazze che si occupano di fitness, dovranno selezionare i tappetini per le ginnastiche, i tubi per l'acqua gym, i pesi, gli step a seconda delle attività che ci sono nel programma. Tra i lavori un po' più complessi ci sono quelli dei tecnici, gli scenografi dovranno fare una cernita del materiale che hanno a disposizione, quindi pitture, pennelli e quant'altro, perché questo è materiale di consumo che si ordina ogni anno, selezionarlo e cominciare a pianificare il lavoro a seconda di quello che il capo animazione ha deciso di fare. Stessa cosa vale per la costumista, vedete le stoffe che ci sono, quelle che sono arrivate, tutto il materiale, la macchina per cucire, gli aghi, le forbici, se c'è tutto quello che serve per cominciare a lavorare per creare i costumi. Il tecnico suono e luci è quello che durante l'inizio della stagione e possibilmente anche alla fine avrà il lavoro più grosso da fare, perché dovrà cominciare ad allestire tutte le zone in cui servirà musica in giro per il villaggio. Quindi non solo si dovrà occupare dell'allestimento delle attrezzature dell'anfiteatro o delle sale spettacoli, ma dovrà cominciare a pensare anche alle attrezzature che serviranno per fare l'acqua gym o le attività in spiaggia, o se serviranno delle amplificazioni al mini club o in altre zone del villaggio. Il mini club è uno dei reparti che potrebbe aspettare all'apertura, perché spesso quando si apre non ci sono bambini. Dare una pulita al mini club, cominciare a sistemare i giochi, le altalene, gli scivoli, quindi ci saranno anche le sedioline, i tavolini, eccetera eccetera. Questo sarà principalmente compito della responsabile mini club e delle ragazze del mini club. Insomma, tutto questo lavoro verrà coordinato dal capo animazione, che avrà queste idee già in testa ben chiare, per distribuire quindi la forza lavoro per ogni cosa. È un momento in cui tutta l'equipe collabora, perché spesso chi deve preparare un determinato reparto si farà aiutare da qualcun altro. Una volta aperto e tutto pronto, si comincia! No, non si comincia, perché spesso quando si apre i principali ospiti del villaggio sono anziani. Potrebbe capitare benissimo di aver preparato palloni da calcetto, basket e beach volley e non doverli usare fino a luglio. Molto più probabile che si utilizzino le bocce e le freccette e le carte. In ogni caso, una volta preparato tutto quanto e dopo giornate estenuanti di lavoro in cui si fatica, si pulisce, la sera finalmente il meritato riposo. Le prove. Si fanno le prove per gli spettacoli, con la coreografa che diventerà pazza per venire a pensare a voi che non sapete ballare, ma lei lo sa e lo sapete anche voi. Quindi si comincerà a provare e riprovare la sera per 2, 3, 4 ore a seconda del tempo a disposizione. C'è da dire che purtroppo il primo periodo è proprio quello più critico per molti nuovi animatori. È proprio lì che nel momento in cui vedranno che c'è tutta questa mole di lavoro e in più si prova fino a tardi la sera, se ne scappano a gambe levate. Quindi io ve lo dico, vi preparo psicologicamente. L'apertura è un momento bello perché si lega, perché ci si conosce, ma è anche un momento molto ma molto faticoso. Fa parte integrante del lavoro dell'animazione. In alcune strutture si fa quello che riguarda solo l'animazione, in altre strutture a volte ci si dà una mano con gli altri reparti. Certo, un favore si fa sempre, però bisogna stare attenti che non ce ne si approfitti, perché purtroppo questa mentalità dell'animatore che tanto gli puoi fare qualunque cosa e non si lamenta continua ancora, e noi la dobbiamo combattere questa cosa. Darsi una mano sì, ma farsi mettere i piedi in testa no. Qui accanto trovi altri link interessanti per molti video sull'animazione turistica. Se non sei già iscritto, iscriviti adesso. Grande, ma non da ora, dall'apertura.